No, vabbè, no, si vede che ovviamente è andata a male. Allora, qui sono veramente emozionato e dopo 30 anni sono riuscito ad aprire questa scatolina di coccobulli. Ha un colorito marroncino. Ma che schifo! Vabbè, va, sigla! Il collezionista affarista è questo qua, spende molti più soldi di quanto guadagna, ma questa passione è irrinunciabile, una mania che non è più guaribile. E allora, l'episodio di oggi fa un po' schifo. No, vabbè, nel senso che il nostro amico Dario ha deciso di privarsi di un oggetto molto raro della sua collezione, una scatolina ancora chiusa di ovetti Kinder di 30 anni fa, e li ha voluti scartare dopo 30 anni proprio per voi. Quindi che schifo per la cioccolata marcia, ovviamente. Sei emozionato, Dario? Allora, qui sono veramente emozionato perché questa è una scatolina del 1995. Esattamente è stata pubblicata a gennaio 1995, quindi ad oggi ha 30 anni. E dopo 30 anni farò l'unboxing di questa confezione. Mi dispiace veramente, veramente tanto perché dopo così tanti anni è un peccato aprirla, però qui dentro c'è della cioccolata scaduta che sta per decomporsi, quindi forse è il caso di aprirla, eliminare la cioccolata e lasciare le sorpresine. Poi sono curiosissimo di vedere che cosa troverò all'interno. Qui c'è scritto che si poteva trovare una sorpresa su 5. La serie di questo periodo, la collezione di questo momento era quella dei Gagliardi Coccobulli, quindi la seconda serie dei coccodritti. Quindi non abbiamo la certezza di trovare un coccobullo all'interno perché purtroppo era una sorpresa su 5, qui ci sono 3 ovetti, però non è detto, anzi a volte mi capitava addirittura di trovarne 2 su 3 o anche 3 su 3, quindi se siamo fortunati possiamo trovare un coccobullo, anche 2 e anche 3. Sì, Dario, credici. Secondo me non ne troverai neanche uno. Speriamo di non essere pienamente sfortunati e di trovare almeno un coccobullo, altrimenti ci rimango male perché dopo 30 anni sarebbe veramente bruttissimo non trovare nessun personaggio della serie, anche perché ho grandi speranze in questa confezione e vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Dal momento che è una cioccolata di 30 anni fa è il caso di mettere i guanti e vediamo un po' che cosa troviamo all'interno. Comunque, intanto che metti i guanti voglio dire la mia. Capisco io che sono dietro le quinte, ma tu che sei in diretta potevi evitare di metterti il pigiama. Vabbè, va, metti sti guanti. Guanti messi e possiamo procedere all'unboxing di questa scatolina. È un'emozione veramente unica perché io nel 1995 avevo 7 anni e mi sembra di essere tornato a 7 anni quando aprivo la confezione dei coccobulli. Ovviamente lo farò con un taglierino perché non la voglio distruggere, all'epoca sicuramente l'ho distrutta, ne ho distrutte tantissimo, però questa dal momento che ha così tanti anni non è mai stata aperta, non la voglio rovinare. Sono veramente curioso di sapere che cosa troveremo all'interno, sia dal punto di vista della cioccolata, perché sarà veramente quasi decomposta, sia come sorpresine. Spero di trovare un coccobullo perché non ci voglio rimanere veramente male. Allora, vediamo un po'. Allora, la cioccolata è praticamente distrutta, ci sono degli ovetti che sono intatti, altri invece si sono decomposti. Allora, io partirei da quello distrutto. Vediamo un po', mettiamola. Allora, questo è veramente distrutto, si è decomposto. Ma che schifo! Allora, dal colore del bussolotto non riesco a capire se c'è un personaggio all'interno dei coccobulli. Mi sembra di sì, perché in questi anni i bussolotti avevano una colorazione particolare e se all'interno c'era un dipinto a mano, quindi un personaggio della serie di quel momento, il colore dei bussolotti era leggermente più scuro rispetto a quello dei montabili. Allora, apro, non lo so, allora apriamo e vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Allora, sono veramente curioso, dopo così tanti anni sono veramente curioso di sapere che cosa c'è. Allora, apro, vediamo un po'. Eccolo! Evviva! Allora, l'abbiamo trovato.
Allora, eccolo qui. All'interno c'è il personaggio di Eros Mazzolino, era un personaggio dei Coccobulli, quindi siamo riusciti a trovare un personaggio della serie. Allora, l'unica cosa mi dispiace è che non c'è la cartina della serie, perché in questo periodo, da questo momento in poi, si dimenticavano di inserire la cartina della serie, quindi abbiamo trovato solo quella delle avvertenze, nera e rossa di questi anni, con le indicazioni. Diceva che l'articolo non era adatto ai minori di 3 anni. Peccato, veramente ci sono rimasto un po' male perché non abbiamo trovato la cartina della serie, però abbiamo comunque sia trovato il personaggio, quindi sono ugualmente contento. Allora, eccolo qua, Eros Mazzolino con il suo bussolotto. Vediamo adesso cosa troveremo negli altri ovetti. Allora, probabilmente non troveremo un altro coccobullo, anzi siamo stati molto fortunati ad averne trovato uno, però mai dire mai, anzi sono quasi fiducioso, ho molte speranze, secondo me ne troveremo un altro, però non voglio dirlo, perché a volte veramente mi è capitato di trovarne 2, addirittura 3, però sicuramente saranno dei montabili, però non lo so. Allora, vediamo un po', prendiamo questo. Questo è sano, incredibilmente non si è frantumato come l'altro ovetto, però ovviamente la cioccolata sarà decomposta, vediamo un po'. Allora, la cioccolata sembra quasi... No, vabbè, no, si vede che ovviamente è andata a male, ha un colorito marroncino, in realtà la cioccolata degli ovetti dovrebbe essere bianca all'interno perché dovrebbe essere il latte, è andato a male sicuramente, però all'esterno ha un bel colorito marrone, quindi non è detto. Allora, vediamo un po'. No, sicuramente questo è un montabile, ne sono certo al 100%, il colore è leggermente diverso rispetto all'altro bussolotto e vediamo un po' che cosa c'è. Eccolo qua, infatti è un montabile. Allora, che cos'è? Allora, non si capisce. Allora, sembra un alieno, comunque un robot, no, sicuramente un robot ambientato nello spazio. Questa è la cartina delle avvertenze. Come si costruisce? Ma veramente non riesci a costruirlo? Non era facile costruire i montabili all'epoca, anzi molti richiedevano addirittura un grande sforzo. Certo, ti ricordo che queste sorpresine erano ideate per bambini. Allora, quindi sotto va questo ed è così, poi sopra va questo. Così. Poi dice di chiudere, quindi chiudiamo. No, secondo me è sbagliato. No, vabbè, ci rinuncio. Non possiamo stare ad aspettare te che capisci come montarlo. Mando avanti velocemente. Adesso mettiamo questo.
E poi mettiamo questo. È un robottino che fa rumore, bellissimo. Ce l'abbiamo fatta. È bellissimo, apre la bocca, chiude la bocca, quindi dovrebbe simulare il suono di un robot. Veramente simpatico. E questo qui. Ok, allora questo lo mettiamo qua. Ultimo ovetto, vediamo un po' che cosa troveremo. Allora sicuramente sarà un altro montabile, però non perdo le speranze. Vediamo un po'. Sono proprio curioso, voglio vedere che cosa c'è. Allora, anche qui il cioccolato mi sembra quasi perfetto. Si vede ovviamente che ha i suoi anni, però insomma non è che faccia proprio così schifo, Se è tanto perfetto, allora mangialo, no? Beh no, all'interno si vede, ovviamente all'interno è sempre andato a male. Allora, anche qui sicuramente è un montabile, perché lo vedo dalla bussolotto, però sono contentissimo così. Allora, vediamo un po' quale montabile è. Apro, vediamo. Allora, un trattore forse? Esatto, è un trattore. Eccolo qua, quindi faceva parte della serie delle macchinine, insomma, il trattore, i trattori, le macchinine, se ne trovavano veramente tantissimi. Allora, questo dovrebbe essere molto più semplice. No, non mi fido. Mando avanti subito, velocemente, che è meglio. Voilà. Montato. Bellissimo, anche questo è veramente molto bello, ce n'erano tantissimi, ne ho montati penso a miliardi. Eccolo qua. E dopo 30 anni sono riuscito ad aprire questa scatolina di coccobulli. Sono stato veramente emozionatissimo perché è stato come tornare bambini. Mi sembra di essere tornato a quando avevo 7 anni. È stata un'emozione veramente veramente forte. Poi sono super contento perché ho trovato un personaggio dei coccobulli, anche se non era detto, e poi gli altri montabili sono molto carini, quindi sono contentissimo. Vi do l'appuntamento al prossimo unboxing, saranno sicuramente ovetti Kinder originali di 20 o 30 anni fa, mai aperti, però non vi posso dire quale sarà. Alla prossima e mi raccomando, museodelle-sorpresine.it. Al setaccio passa ogni negozietto, scrutando gli scaffali sopra e sotto. Giorno e notte alla ricerca della copia più perfetta del vinile che non ha. Fiere, mostre e mercatini sono i posti a lui più affini, si sa. E che si allontani o si avvicini poca differenza fa. Scambia i francobolli, gli LP, le figurine di CD, catalogandoli così, rigorosamente in ordine crescente, da quello stampato prima a quello più recente. Che passione originale, forse a tratti maniacale. Se gli manca qualche pezzo è capace di sentirsi male, male, male. Il collezionista affarista è questo qua, spende molti più soldi di quanto guadagna, ma questa passione è irrinunciabile, una mania che non è più guaribile. Il collezionista è un artista del backup, spende tutto il suo tempo archiviando di qua e di là, ma è una passione irrinunciabile,